Buon pomeriggio a tutti e benvenuti su Bravocast Italiano. Sono Stefano e sono molto felice di essere qui con voi oggi. Buon pomeriggio! Sono Angela e anch'io sono felicissima di essere qui. Oggi parliamo di un argomento che tutti conoscono bene, lo shopping. Ma non solo lo shopping normale. Parliamo della differenza tra lo shopping di lusso e lo shopping pratico. Esatto, è un argomento che tutti abbiamo vissuto. Chi non ha mai visto qualcosa di bellissimo in un negozio e ha pensato lo voglio, ma costa troppo. Oppure al contrario, ho comprato qualcosa di economico e poi me ne sono pentito. Sì. Io personalmente ho una storia molto interessante su questo argomento. Ma prima voglio chiedere a voi, cari ascoltatori di Bravocast Italiano, voi preferite lo shopping di lusso o lo shopping pratico? Scrivete nei commenti. Vogliamo sapere cosa pensate voi. Ottima idea. E mentre aspettiamo le vostre risposte, cominciamo a parlare di questo tema. Angela, secondo te qual è la differenza principale tra i due tipi di shopping? Per me la differenza è semplice. Lo shopping pratico significa comprare quello di cui hai bisogno, al prezzo migliore possibile. Per esempio, comprare una borsa da lavoro che dura tanto o scarpe comode per camminare tutti i giorni. Lo shopping di lusso, invece, è comprare qualcosa di molto costoso, spesso per il marchio, per il nome famoso o semplicemente perché è bellissimo. Capito. E tu, Angela, sei più una persona pratica o ami il lusso? Dipende dal giorno. Scherzo, ma un po' è vero. Di solito sono molto pratica. Compro cose utili, di buona qualità, ma non necessariamente costosissime. Però ogni tanto mi piace concedermi qualcosa di speciale. Anch'io sono così. Sono abbastanza pratico, ma ogni tanto vedo qualcosa di bello e mi fermo, specialmente con le scarpe. Ho una debolezza per le scarpe di qualità. Lo so, me lo hai detto 1000 volte. Ma parliamo di situazioni concrete. Immagina di dover comprare un orologio. Qual è la differenza tra scegliere in modo pratico e scegliere con gusto per il lusso? Bella domanda. Se scelgo in modo pratico, cerco un orologio che funziona bene, che è resistente, che ha una buona batteria e che costa, diciamo, 50 o 100 euro. Un orologio digitale o un buon orologio di una marca non famosa ma affidabile. E invece, se vuoi il lusso, Se voglio il lusso, allora guardo gli orologi svizzeri, un Rolex, un Omega, un IWC. Costano migliaia di euro, a volte decine di migliaia. Ma sono meravigliosi, sono pezzi d'arte, non solo strumenti per guardare l'ora. hai ragione che sono bellissimi, ma funzionano meglio di un orologio da 100 euro? In termini di precisione, no, non necessariamente, anzi, un orologio digitale economico può essere più preciso, ma un orologio di lusso ha qualcosa di diverso. La storia, la tradizione, la lavorazione artigianale è un simbolo. Ecco la parola chiave, simbolo. Molte volte, quando compriamo oggetti di lusso, compriamo un simbolo, un'idea, non solo un oggetto. Esattamente, e questo non è necessariamente negativo. Per alcune persone avere un orologio Rolex significa anni di lavoro duro, di sacrifici, è un premio per se stessi. Vero. Ma adesso voglio raccontarvi una storia che mi è capitata qualche mese fa. Ero in centro, in una delle strade più eleganti della città. Passavo davanti a una boutique di una marca molto famosa. Sai quale intendo, Stefano? Una di quelle con le borse da 2000 euro. Sì, conosco bene quelle strade. Continua. Sono entrata solo per guardare, mi sono detta. Solo per curiosità. E subito è arrivata una commessa elegantissima, sorridente, e mi ha mostrato una borsa. Era di pelle marrone, molto semplice nell'aspetto, ma con quel logo discreto sulla chiusura. Mi ha detto: questa è la nostra nuova collezione. Costa 2400 euro. E tu? Io ho sorriso e ho detto: è bellissima,
E lo era davvero. Ho toccato la pelle, era morbidissima, perfetta. Ho sentito il profumo di pelle vera. La borsa era davvero eccezionale. Ma non l'hai comprata? No! Stefano, 2.400 euro. Potevo fare la spesa per 3 mesi, pagare l'affitto, comprare un computer nuovo. Ho ringraziato la commessa e sono uscita. E poi, girando l'angolo, ho trovato un mercatino. E lì ho trovato una borsa bellissima, di buona qualità, per 28 euro. E allora sei andata con la scelta pratica. Sì, quella volta sì. Ma capisco chi sceglie la borsa di lusso. Davvero. Ognuno ha le sue priorità. Cari ascoltatori, avete mai avuto una situazione simile? Avete mai visto qualcosa di costosissimo e avete detto no? O al contrario, avete mai speso tanto per qualcosa e non ve ne siete mai pentiti? Raccontateci nei commenti. Siamo curiosissimi. Parliamo adesso di un altro aspetto molto importante, la qualità. Perché spesso la gente dice i prodotti di lusso durano di più, quindi alla fine convengono. È un argomento interessante, è vero? In parte sì. Per alcune categorie di prodotti la qualità di lusso è davvero superiore. Per esempio, un cappotto di cashmere di una buona sartoria italiana può durare 20 anni se lo curi bene. Un cappotto economico forse dura 2 o 3 anni. E quindi nel lungo periodo il cappotto di lusso potrebbe costare meno per anno di utilizzo. Esatto! Se il cappotto di cashmere costa 800 euro e dura 20 anni, costa 40 euro all'anno. Se il cappotto economico costa 80 euro ma dura solo 2 anni, costa 40 euro all'anno lo stesso. Stessa cifra. Interessante, ma naturalmente non tutti possono spendere 800 euro in una volta sola, anche se alla fine è conveniente. Esattamente. E questo è il grande problema. Il lusso richiede un investimento iniziale che molte persone non possono permettersi. Ed è giusto riconoscerlo senza giudicare nessuno. Assolutamente, la situazione economica di ognuno è diversa e poi ci sono categorie di prodotti dove il lusso non fa molta differenza in termini di durata. Per esempio? Per esempio la pasta di lusso, quella artigianale, trafilata al bronzo, biologica, di grano antico, costa 3 o 4 euro al chilo. La pasta normale costa 70 centesimi. La differenza di gusto c'è, certo, ma entrambe ti nutrono allo stesso modo. Ah, ma qui apriamo un dibattito. Io sono convinta che la pasta artigianale sia molto migliore. Ha un sapore più intenso, tiene la cottura meglio, si sposa meglio con il sugo. Hai ragione sul gusto, ma se devo scegliere tra pagare le bollette e comprare la pasta artigianale, scelgo le bollette e mangio la pasta normale felicemente. Certo, certo, le priorità sono importanti, però ogni tanto, quando faccio una bella cena con gli amici, compro la pasta artigianale. È un piccolo lusso che mi piace concedermi. Questo mi sembra un approccio molto sano, essere pratici nella vita quotidiana, ma permettersi ogni tanto qualcosa di speciale. Esatto, non deve essere tutto o niente. Non devi essere sempre e solo pratico, né sempre e solo lussuoso. L'equilibrio è la chiave. Parliamo ora di moda. Questo è un settore dove la differenza tra lusso e pratico è enorme. Come ti vesti tu, Angela? Sei più una persona che segue la moda di lusso o vai sul pratico? Beh, sono abbastanza pratica anche nel vestirmi. Compro abiti comodi, di buona qualità, che posso lavare in lavatrice senza problemi. Non compro quasi mai cose che richiedono la lavanderia, perché poi finiscono sempre per non usarle. Capisco bene. Io mi ho comprato una volta una camicia bellissima, di seta, elegantissima, ma richiedeva il lavaggio a mano con prodotti speciali. Indovina quante volte l'ho indossata? 3 volte? 2 volte. 2. E poi è rimasta nell'armadio per anni. È un ottimo esempio di acquisto di lusso poco pratico. Succede spesso.
Compriamo qualcosa di bellissimo, ma poi nella vita reale non riusciamo a usarlo. Questa è una trappola comune dello shopping di lusso. Comprare cose per come ci immaginiamo di essere, non per come siamo davvero. Che frase profonda, Angela. Compriamo per come ci immaginiamo di essere. Questo è vero per tante cose. L'attrezzatura sportiva, per esempio. Oh sì, le persone comprano scarpe da corsa professionali da 200 euro e poi corrono 3 volte e smettono. Oppure comprano la bicicletta da 3.000 euro e poi va in garage. Colpevole. Ho una bicicletta da corsa che non uso abbastanza. Non era 3.000 euro, ma era cara. Speravo di diventare un ciclista serio. Non è andata così. Almeno sei onesto. E voi, cari ascoltatori di Bravocast Italiano, avete mai comprato qualcosa di costoso con grandi aspettative e poi non l'avete usato quasi mai? Ditecelo nei commenti. Siamo sicuri che molti di voi hanno storie simili da raccontare. Parliamo di un altro aspetto interessante. Lo shopping di lusso come esperienza, perché non si tratta solo di comprare un oggetto. Quando entri in una boutique di lusso, l'esperienza è completamente diversa. È verissimo. Ricordo quando sono entrata in un negozio molto elegante a Milano. L'ambiente era perfetto. Musica discreta, profumo nell'aria, luci soffuse. Le commesse erano gentilissime e professionali. Mi hanno offerto un caffè mentre guardavo. Un caffè mentre fai shopping. Questo sì che è lusso. E non solo. Hanno preso il tempo per capire cosa cercavo, cosa mi piaceva, cosa si adattava al mio stile. Non mi hanno fatto sentire in fretta. Era quasi come una consulenza personale di moda. Questo è il servizio di lusso e capisco perché molte persone pagano per questa esperienza. Non è solo l'oggetto, è il modo in cui ti trattano, come ti fanno sentire. Esatto. Quando esci da quel negozio con la tua bella shopper di carta, con il nastro elegante, ti senti speciale. E questo sentimento ha un valore. Però bisogna stare attenti a non comprare solo per quel sentimento, perché il sentimento passa e rimane solo la cifra sul conto bancario. Verissimo. E questa è una delle critiche più importanti allo shopping di lusso. Il rischio di comprare per emozione, non per ragione. Entri in un negozio bellissimo, ti trattano come una regina, ti mostrano cose meravigliose e poi firmi uno scontrino da 1.000 euro per qualcosa che non ti serve davvero? Parliamo adesso di un fenomeno molto moderno, il lusso accessibile, cioè marchi che si posizionano tra il pratico economico e il grande lusso. Marchi come Zara, H&M Premium o anche alcune linee di Armani Exchange o Versace Jeans. Ah sì, il cosiddetto lusso democratico o anche fast fashion di lusso. È un mercato enorme oggi. L'idea è quella di dare all'acquirente la sensazione di comprare qualcosa di qualità e di moda, ma a prezzi più accessibili. Non 100 euro, non 1.000 euro, ma 200 o 300 euro. Ma è davvero lusso, secondo te? O è solo marketing? Secondo me è un ibrido. La qualità è spesso migliore del fast fashion economico, ma non raggiunge la qualità del vero lusso artigianale. E il prezzo è costruito in parte sulla percezione del marchio. Sono d'accordo. E penso che per molte persone sia una scelta ragionevole. Non tutti possono permettersi il vero lusso, ma vogliono comunque qualcosa di meglio del bassissimo costo. Il lusso accessibile risponde a questa esigenza. E poi c'è il mercato dell'usato di lusso. Questo è diventato enorme negli ultimi anni. Comprare una borsa usata di una marca di lusso a metà prezzo. Sì, io ho un'amica che compra solo borse e accessori di lusso di seconda mano. Dice che è il modo più intelligente per accedere al lusso autentico senza spendere cifre folli. E ha ragione. Se una borsa Louis Vuitton usata in buone condizioni può costare la metà o anche meno del prezzo originale, è ancora un oggetto di lusso, di qualità, con la storia del marchio, solo che qualcun altro l'ha usata prima. Personalmente non ho problemi con i prodotti usati. Anzi, trovo che sia anche una scelta più sostenibile per l'ambiente.
Non produci nuovi oggetti, riutilizzi quelli già esistenti. Ottimo punto. La sostenibilità è un tema sempre più importante nello shopping e spesso le marche di lusso vengono criticate per l'impatto ambientale, troppi imballaggi, troppi aerei per trasportare le merci in tutto il mondo, collezioni che cambiano ogni stagione. Sì, ma d'altro canto, alcune marche di lusso stanno investendo molto nella sostenibilità. Usano materiali ecologici, riducono gli sprechi, fanno durare di più i prodotti invece di incoraggiare il consumo continuo. È vero? Il lusso tradizionale, quello vero, ha sempre avuto un'idea di qualità senza tempo. Un bel cappotto fatto bene non va fuori moda. Puoi usarlo per 20 anni. Mentre la fast fashion ti vende qualcosa che è di moda questa settimana e già la settimana prossima è superato. Questo è molto meno sostenibile. Quindi paradossalmente, in certi casi il lusso può essere più ecologico del fast fashion economico. In certi casi sì. Se compri meno cose ma di qualità molto alta, che durano a lungo, produci meno rifiuti e consumi meno risorse nel lungo periodo. Cari ascoltatori, cosa ne pensate? Lo shopping pratico è sempre la scelta migliore, o ci sono situazioni in cui il lusso è più conveniente e anche più sostenibile? Ditecelo nei commenti. BravoCast Italiano vuole sapere la vostra opinione. Parliamo adesso di qualcosa di molto concreto, la lista della spesa pratica versus la lista della spesa di lusso. Immaginiamo di dover arredare una cucina da zero. Come cambierebbe la spesa? Ottima idea. Allora, cucina pratica, pentole e padelle di una buona marca media, diciamo un set da 150 euro totale, coltelli decenti, magari un set da 30 o 40 euro, stoviglie semplici ma belle dalla grande distribuzione, forse 60 euro per 12 pezzi. Un forno normale, 350 euro. Totale circa 600 euro. Non male per una cucina completa e funzionale. Esatto. Funziona perfettamente, è tutto di buona qualità, la cucina è pronta. E la cucina di lusso? Cucina di lusso, pentole, Le Creuset in ghisa smaltata, meravigliose. Un set può costare 800 euro, coltelli giapponesi, Shun o Global. Un singolo coltello da chef può costare 200 o 300 euro e ne vuoi almeno 3 o 4 buoni. Stoviglie di porcellana vera, marchi come Villeroy Boch, anche 200 euro per 12 pezzi. Un forno combinato professionale semiprofessionale, 1000 euro o più. Totale 2000 o più euro, facilmente. Sì. E la cucina funziona meglio? In parte sì. Le pentole Le Creuset sono davvero eccezionali per alcune preparazioni. I coltelli giapponesi sono incredibilmente affilati e durano a lungo, ma cucini cose buone con entrambe le cucine. Il famoso chef usa gli strumenti migliori per tirare fuori il massimo. Ma una persona normale che cucina ogni giorno per la famiglia non ha bisogno dei coltelli da 300 euro. Verissimo, a meno che non sia la cucina la tua passione più grande, perché allora investire nella cucina di lusso ha senso. Esatto. E questo ci porta a un punto molto importante. Lo shopping di lusso ha senso quando riguarda la tua vera passione. Spiega meglio. Se ami la fotografia, investire in una macchina fotografica professionale da 2000 euro ha senso. Non è lusso sprecato, è investire nel tuo hobby principale. Se ami il vino, comprare bottiglie più costose e di qualità superiore è un piacere che vale. Mentre spendere molto su qualcosa che ti interessa poco è uno spreco. Spendere 2000 euro su una macchina fotografica se non ti interessa la fotografia è insensato. Esattamente. La regola d'oro per me è questa. Investi nel lusso dove trovi davvero valore, dove quella qualità superiore ti dà una soddisfazione reale. Per tutto il resto, scegli il pratico. Ottima filosofia. Io per esempio non spendo tantissimo sui vestiti in generale, ma per le scarpe da camminata mi piace comprare qualcosa di qualità, perché cammino molto, i piedi sono importanti e una buona scarpa fa davvero la differenza. Perfetto esempio. La qualità della scarpa si sente davvero.
E spendere 150 euro per scarpe che durano 5 anni e sono comodissime è meglio che spendere 20 euro per scarpe che durano 6 mesi e ti fanno male ai piedi. Esatto. Il costo per utilizzo è molto più basso con le scarpe di qualità e il comfort è incomparabile. Parliamo di un altro aspetto interessante, lo shopping di lusso online versus in negozio. Come cambia l'esperienza? In negozio hai l'esperienza completa, tocchi il materiale, senti il profumo, provi, ricevi il servizio personalizzato. Online puoi fare confronti di prezzo, leggere recensioni, fare acquisti a qualsiasi ora, spesso a prezzi più bassi. Io preferisco comprare online per gli articoli che conosco già bene. Per esempio, se so già che quella marca di scarpe va bene per il mio piede, posso comprare online tranquillamente, spesso a prezzi migliori. Ma se devo comprare qualcosa di nuovo, di costoso, preferisco andare in negozio, specialmente per abbigliamento. Non posso sapere come cade un vestito sul mio corpo solo da una foto online. Vero? E poi ci sono i resi da gestire se compri online e la taglia non va bene o il colore è diverso dalla foto. Con gli articoli di lusso questo è ancora più importante. Assolutamente, spendere 500 euro per una giacca online e poi ritrovarti con qualcosa che non ti sta bene è un disastro. E spesso le boutique di lusso offrono servizi speciali. La personalizzazione, le iniziali sui prodotti, la consegna a domicilio con un servizio elegante. Queste cose non le ottieni nello stesso modo online. Il famoso unboxing del lusso. Hai presente quei video su YouTube dove le persone aprono le loro borse di lusso, con i nastri, i sacchetti di seta, le scatole eleganti? Sì, è diventato un genere a sé. E capisco il fascino. È un'esperienza ritualizzata. Aprire una borsa Hermès è un rito. Ma l'oggetto dentro la scatola è davvero così diverso dall'oggetto in una scatola normale? In termini pratici no, ma l'esperienza di aprirlo è completamente diversa. E per alcune persone questo conta tantissimo. Parliamo di un tema spesso ignorato, lo stress dello shopping. Sia il lusso che il pratico possono causare stress, ma in modi diversi. Come intendi? Lo shopping pratico può essere stressante perché stai sempre cercando il prezzo migliore, confrontando offerte, aspettando i saldi, calcolando se puoi permetterti qualcosa. È un lavoro mentale costante. È vero. Fare la spesa comparando tutti i prezzi al supermercato può essere estenuante. Devi ricordare quale marca costa di meno, qual è la promozione di questa settimana, quale prodotto ha il miglior rapporto qualità-prezzo. Lo shopping di lusso invece ha un tipo diverso di stress, puoi permetterti di farlo e se sì, è giusto farlo, senti spesso un senso di colpa o di giustificazione. Sì, ho sentito persone dire: ho comprato questa borsa, ma non l'ho detto a mio marito perché sa quanto costa. O l'ho comprata, ma mi sono sentita in colpa per una settimana. Questo tipo di stress non è sano. Se un acquisto di qualsiasi tipo ti fa sentire in colpa o ti crea problemi nella relazione, forse non era la scelta giusta. Completamente d'accordo. Lo shopping, sia pratico che di lusso, dovrebbe essere un piacere, non una fonte di ansia. Se stai spendendo soldi che non hai o nascondendo acquisti, c'è un problema. E questo vale anche per lo shopping pratico compulsivo, per chi compra continuamente cose economiche che non gli servono. La quantità si accumula e anche lì c'è un problema. Assolutamente. Il minimalismo è un approccio sempre più popolare proprio per questo. Comprare meno, ma meglio. Scegliere con cura, avere meno cose, ma di qualità. Non riempire la casa di oggetti inutili. Il minimalismo si sposa bene con entrambi gli approcci. No, puoi essere un minimalista pratico o un minimalista di lusso. In entrambi i casi, compri solo quello che ti serve davvero e che ami davvero. Esatto! Un minimalista di lusso ha forse 20 capi di abbigliamento, ma sono tutti di ottima qualità e li usa tutti. Nessuno spreco, massima qualità. E un minimalista pratico ha forse 20 capi di abbigliamento funzionali, comodi, lavabili, che durano.
Anche lì, nessuno spreco. In realtà, quando la vedi così, i due approcci hanno più in comune di quanto sembri. Il problema è sempre l'eccesso, sia di lusso che di pratico. Vero? Il problema non è quanto costa quello che compri, ma comprare troppo di quello che non ti serve. Parliamo di qualcosa di molto italiano, il Made in Italy. Come si inserisce nel discorso lusso versus pratico? Ah, questa è una questione molto interessante. Il Made in Italy è spesso associato al lusso, Ferrari, Gucci, Prada, Bulgari, ma in realtà il Made in Italy è anche molto pratico. Spiegaci. Pensa alle ceramiche di Deruta, alle scarpe artigianali di alcune piccole botteghe toscane, ai tessuti di Biella. Non sono sempre prodotti iper costosi, ma sono di qualità eccellente, fatti con cura, con tradizione. Spesso sono piccole imprese a gestione familiare. Hai ragione. Il Made in Italy non è sempre il marchio da migliaia di euro. È anche il piccolo artigiano che fa le scarpe su misura a prezzi ragionevoli, o la tessitrice che produce coperte di lana pregiata in piccole quantità. E questo tipo di Made in Italy è spesso la scelta più intelligente. Hai qualità altissima, supporti l'economia locale, hai un prodotto unico e spesso a prezzi inferiori ai grandi marchi di lusso. Assolutamente, perché stai pagando per la qualità vera, non per il marchio e la pubblicità. Un piccolo artigiano non ha i costi enormi di marketing di Gucci o Prada. E il prodotto può essere altrettanto bello e duraturo, se non di più, perché l'artigiano ci mette l'anima, fa meno pezzi, controlla ogni dettaglio. Questo mi fa pensare a un'esperienza che ho avuto a Firenze. Sono entrata in una piccola bottega di cuoio nel centro storico. Un signore anziano lavorava la pelle con le mani, tutto manuale, come si faceva una volta. Che bello! E cosa hai comprato? Ho comprato un portafoglio. Costa 60 euro. Ma è fatto a mano, in pelle vera fiorentina, con cuciture perfette. Il signore me lo ha fatto vedere in ogni dettaglio, me ne ha spiegato la lavorazione. È il mio portafoglio preferito. Un portafoglio artigianale fatto a mano a Firenze per 60 euro. Questo è il meglio di entrambi i mondi. Qualità di lusso, prezzo accessibile, storia e tradizione. Esatto, non è firmato Gucci, ma è probabilmente di qualità migliore. E ho la storia di quell'artigiano, di quella bottega, di quella tradizione. Secondo me questo è il futuro intelligente dello shopping. Cercare qualità vera, non marchi famosi. Imparare a riconoscere la buona manifattura. Supportare i piccoli produttori. Sono completamente d'accordo. E l'Italia è il posto perfetto per questo. Ogni regione, ogni città, ogni borgo ha le sue tradizioni artigianali eccellenti. Cari ascoltatori di Bravocast italiano, avete mai comprato qualcosa di artigianale durante un viaggio in Italia? O avete qualche prodotto italiano che amate particolarmente? Raccontateci, siamo curiosissimi di sapere. Passiamo ora a un aspetto psicologico molto interessante. Perché compriamo quello che compriamo? Cosa ci spinge verso il lusso o verso il pratico? Questa è una domanda profonda. Secondo me, la psicologia dello shopping è molto complessa. Ci sono persone che comprano oggetti di lusso per sentirsi sicure di sé, per mostrare agli altri il loro successo. È quello che si chiama consumo ostentativo, o in inglese conspicuous consumption. Comprare per mostrare, per impressionare gli altri. Sì, e non è necessariamente negativo, dipende da dove viene questo desiderio. Se compri per sentirti bene tu, per soddisfare te stesso, va bene. Se compri solo per far vedere agli altri quanto sei ricco, allora è una dinamica meno sana. Sono d'accordo. Il problema è quando il consumo diventa un modo per riempire un vuoto emotivo, per compensare qualcos'altro. Compri quando sei triste, quando sei stressato, per sentirti meglio. Il cosiddetto retail therapy, lo shopping come terapia, molte persone lo fanno. E funziona nel breve termine, ma poi rimane la sensazione vuota, più le spese sul conto.
non è una soluzione reale ai problemi emotivi. Dall'altro lato c'è la psicologia del risparmio ossessivo. Persone che non si permettono mai niente di bello, che si sentono in colpa per qualsiasi spesa non strettamente necessaria. Questo non è sano nemmeno. Assolutamente. La vita è breve e godere di qualcosa di bello ogni tanto è importante per il benessere. Non devi essere una sceta. L'equilibrio ancora una volta. Non spendere oltre le proprie possibilità, ma permettersi di godere dei frutti del proprio lavoro. E questo significa cose diverse per persone diverse. Per qualcuno il lusso è andare al ristorante stellato una volta l'anno. Per qualcun altro è comprare il vino buono ogni fine settimana. Per un altro ancora è avere la macchina bella. Ognuno ha i suoi valori, le sue priorità. E il bello è che non dobbiamo giudicare le scelte degli altri. Verissimo! Se la tua amica compra borse da 2000 euro e può permetterselo e questo la rende felice, buon per lei. Se il tuo amico risparmia su tutto e investe ogni euro, anche questo è una scelta legittima. Prima di concludere, voglio fare una piccola sfida mentale con voi, cari ascoltatori. Immaginate di avere 1000 euro da spendere solo per voi stessi, senza obblighi. Come li spendereste? Lusso o pratico? Una borsa di marca? Un weekend in un hotel a 5 stelle? Tecnologia nuova? O tanti piccoli acquisti pratici? Pensateci e scrivetecelo nei commenti. Ottima idea. Io personalmente ci ho già pensato. Con 1000 euro farei un bel weekend in un hotel di lusso con mia moglie. Buona cucina, spa, relax totale. Per me l'esperienza batte l'oggetto. Bello! Io invece, forse qualche pezzo di abbigliamento di qualità e un bel pranzo in un ristorante stellato. Un mix tra oggetto e esperienza. Come sempre, ognuno ha la sua risposta. E tutte le risposte sono giuste. Prima di salutarvi, facciamo un piccolo riassunto di quello che abbiamo detto oggi. Abbiamo parlato della differenza tra shopping di lusso e shopping pratico e abbiamo visto che non c'è una risposta unica e giusta. Abbiamo parlato della qualità e del costo nel lungo periodo. Abbiamo visto che a volte il prodotto di lusso può essere più conveniente nel tempo se dura molto più a lungo. Abbiamo parlato dell'esperienza dello shopping di lusso, che non è solo l'oggetto ma anche il servizio, l'ambiente, il sentimento. Abbiamo parlato del Made in Italy e dell'artigianato, che spesso offre il meglio di entrambi i mondi, qualità altissima a prezzi accessibili. Abbiamo parlato della psicologia dello shopping, dell'importanza di comprare per le ragioni giuste, non per riempire vuoti emotivi o per impressionare gli altri. E abbiamo parlato degli outlet, dei saldi, del lusso di seconda mano, come modi intelligenti per accedere alla qualità senza spendere una fortuna. In conclusione, siate consapevoli nelle vostre scelte di shopping. Comprate quello che vi serve davvero, quello che vi dà vera soddisfazione, nel modo più intelligente possibile. Lusso o pratico, la chiave è la consapevolezza. Benissimo detto, Angela. E con questo bellissimo pensiero arriviamo alla fine di questo episodio di Bravocast Italiano. È stato davvero un piacere parlare con voi di questo argomento oggi. Speriamo che abbiate imparato qualcosa di nuovo sull'italiano e abbiate anche qualche spunto interessante per i vostri prossimi acquisti. Ricordatevi di iscrivervi al canale Bravocast Italiano se non lo avete ancora fatto, è gratis e ci aiuta moltissimo. E lasciate un commento con la vostra risposta alla sfida di oggi. Come spendereste 1000 euro? Lusso o pratico? O un mix? Aspettiamo le vostre risposte con curiosità. Alla prossima, cari amici. Continuate a studiare l'italiano con Bravocast Italiano e ricordate, ogni giorno che studiate è un passo in avanti. Buon pomeriggio a tutti e a presto. Ciao ciao! Ciao a tutti, buon pomeriggio e a presto su Bravocast Italiano.